Ciao a tutti, oggi vediamo i limiti e le loro forme indeterminate. In particolare vediamo gli esercizi sui limiti legati al teorema di De L'Hopital. Il teorema ci dice che se ho il limite di x che tende a qualcosa di una funzione fratto un'altra e ho una forma indeterminata, allora posso risolvere lo stesso limite andando a calcolare la derivata prima e saprò che questo nuovo limite è identico a quello di partenza. Facciamo subito un esercizio. Come sempre, quando ho un limite vado a sostituire al posto della x il valore. In questo caso devo sostituire più infinito. Più infinito alla terza fa più infinito quando sommo gli infiniti, la somma di un infinito fa sempre infinito, e meno un numero, più infinito meno un numero è come se non fosse nulla, cioè non lo devo considerare, per cui al numeratore più infinito alla terza più infinito meno 1 fa più infinito. Al denominatore ho infinito alla terza che fa infinito, per 2 per infinito fa sempre infinito, più 5 vince sempre infinito, quindi più infinito. De L'Hopital mi dice che quando ho la forma indeterminata infinito fratto infinito oppure 0 su 0, questo limite lo posso andare a risolvere andando a fare la derivata prima del numeratore e del denominatore. La derivata del numeratore è 3 lo porto davanti a basso di grado, quindi 3x alla seconda, più 1. La derivata di 1 è 0, quindi a posto. La derivata del denominatore è 3 lo porto davanti, 6 a basso di grado x alla seconda. Se non vi ricordate bene come si calcola la derivata, vi invito a guardare la mia playlist derivate di funzioni. A questo punto rivado a sostituire più infinito alla seconda fa più infinito, più 1 ancora più infinito, e 6 per infinito alla seconda fa ancora più infinito. Quindi De L'Hopital non ci ha aiutato perché abbiamo ancora la stessa forma indeterminata, ma possiamo riapplicare di nuovo De L'Hopital, quindi riandiamo a derivare. La derivata di 3x alla seconda è 6x e la derivata di 1 è 0. Quindi al denominatore 2 lo porto davanti, 2 per 6 12x. A questo punto noto che x e x si semplificano e anche 6 è 12 e quindi il nostro limite fa un mezzo. Vediamo un altro esercizio. Anche qui come sempre vado a sostituire il valore che c'è scritto qui al posto della x. Quindi meno 2 alla seconda fa 4 e meno 4 fa 0. Meno 2 alla seconda 4, 5 per meno 2 fa meno 10, più 6. Quindi al numeratore 4 meno 4 0, al denominatore 10 meno 10 0. Prima avevo la forma indeterminata infinito fratto infinito, ora ho la forma indeterminata 0 su 0. De L'Hopital mi dice che posso applicare la regola andando a fare la derivata prima. La derivata del numeratore è 2 lo porto davanti a basso di grado, 2x. La derivata di un numero è 0, quindi niente. La derivata del denominatore è 2x più 5. A questo punto rivado a sostituire. Meno 2 per 2 fa meno 4. 2 per meno 2 è meno 4. Più 5 fa più 1 e quindi il risultato è meno 4. Ora tocca a te. Questa settimana alziamo il livello. Come una vera e propria coach ti sfido a far sempre meglio. Riesci a fare tutti gli esercizi senza nemmeno fare un errore? Prova! Allora, com'è andata? Gli esercizi erano troppo facili? Troppo difficili? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Questi video sono l'occasione per ripassare attentamente tutti i passaggi e scoprire che quello che prima pensavi impossibile in realtà è molto facile. Ci vediamo al prossimo video.